Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi parleremo di una singola parola che molto spesso viene utilizzata dagli italiani, ma che non sempre viene insegnata a scuola o viene insegnata durante le lezioni. La parola in questione è la parola pure. Attenzione però a non confondere pure con purè, perché pure ha un significato particolare o più significati particolari, mentre purè significa smashed potatoes, purè di patate. Lo vedrete molto spesso nei menù dei ristoranti. Dunque pure è scritto senza accento e purè è scritto con l'accento. Ad ogni modo, la parola di oggi su cui ci focalizzeremo è pure, quindi senza accento, che è una parola molto utilizzata che ha diversi significati a seconda di come viene utilizzata. Iniziamo dall'utilizzo di pure forse più comune ed utilizzato, che è quello di anche, perfino o addirittura. Può essere utilizzato sia in maniera positiva sia in maniera negativa. Dunque pure significa even oppure also in inglese. Facciamo alcuni esempi, uno positivo e uno negativo. Ho fatto tutti gli esercizi di matematica e ho pure finito il capitolo di storia. Ho fatto tutti gli esercizi di matematica e ho pure finito il capitolo di storia. I did all the math exercises and I even finished, or I also finished, the chapter of history. Se usato in maniera negativa significa sempre even, ma con una certa disapprovazione nella nostra frase. Cerchiamo di capire attraverso un esempio. Ho litigato con Marco e mi ha pure detto che non verrà in vacanza con me. Ho litigato con Marco e mi ha pure detto che non verrà in vacanza con me. I had an argument with Marco and he even told me that he's not going to come on a holiday with me. Come vedete, anche qui significa even, però è utilizzato in un contesto negativo, quasi come per dire che avrebbe fatto una cosa ma non la farà più. Il secondo utilizzo di pure è usato per incoraggiare qualcuno. Forse in inglese è un po' come dire ahead. Vediamolo in alcune frasi perché so che al momento potrebbe risultare un po' difficile da comprendere. Sentirete molto spesso degli italiani dire vai pure, vai pure. È un po' come dire go ahead. Stiamo cercando di incoraggiare qualcuno ad andare, ad entrare in un negozio, ad andare a parlare con una persona o semplicemente andare da qualche parte o andare avanti. Oppure, supponiamo di essere al ristorante e arriva il piatto di una delle persone con cui siamo. Il piatto di questa persona è un cibo caldo, quindi va mangiato subito. Sentirete in questo caso gli italiani dire mangia pure, significa go ahead, eat. È un po' un modo anche qui di incoraggiare la persona a mangiare, a iniziare già a mangiare. Poi abbiamo pure per esprimere che facciamo qualcosa un po' controvoglia. Per esempio, se due persone stanno parlando e stanno decidendo quale film guardare al cinema e una persona dice io voglio vedere Spider-Man, mentre l'altra persona dice io voglio vedere Batman. In questo caso ovviamente le due persone non si trovano d'accordo, quindi probabilmente una delle due dirà questa frase: va bene, andiamo pure a vedere Batman, però la prossima volta guarderemo Spider-Man. Va bene, andiamo pure a vedere Batman, però la prossima volta guarderemo Spider-Man. Non c'è una traduzione di questo pure in inglese, è semplicemente usato per esprimere un po' di rassegnazione o semplicemente per dire che facciamo qualcosa un po' controvoglia. Pure si può utilizzare anche con le frasi concessive per esprimere anche se, even if. Spesso precede o un gerundio oppure viene inserito in una frase con un congiuntivo. Dunque questo è un utilizzo un pochino più avanzato della parola pure. Ci tengo a precisare però che se viene utilizzato prima del gerundio, pure perde l'ultima lettera e diventa pur. Vediamo quindi un esempio. Pur andando in palestra tutti i giorni non riesco a dimagrire. Pur andando in palestra tutti i giorni non riesco a dimagrire. Even though I go to the gym every day, I do not manage to lose weight. È un po' come dire nonostante, even if o even though. Infine l'ultimo utilizzo di pure è nella locuzione
pur di. Pur di significa al fine di o con l'obiettivo di, un po' come dire in order to in inglese. Facciamo delle frasi anche qui per capire l'utilizzo. Aspetterei anche un anno intero pur di rivederla. Aspetterei anche un anno intero pur di rivederla. I would even wait for a whole year in order to see her. Qui l'obiettivo è di rivederla, dunque anticipiamo il verbo con pur di. In order to. Un altro esempio. Studierei tutta la notte pur di passare questo esame. Studierei tutta la notte pur di passare questo esame. I would study all night long in order to pass this exam. Anche qui lo scopo finale è quello di passare l'esame, quindi è preceduto da pur di. E per la lezione di oggi abbiamo finito. Spero che questo video sia stato chiaro e abbia chiarito l'utilizzo della parola pure in italiano, oppure spero semplicemente che questo video vi abbia insegnato qualcosa di nuovo. Se avete dubbi o domande scrivetele nei commenti e sarò molto felice di rispondere. Se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per averlo visto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!